L'Outdoor Chef C265 è sostanzialmente un fry top, ma un fry top pensato in maniera intelligente, quindi un qualcosa che possa avvicinarsi al concetto di grill domestico, ma che possa assolvere molto bene, diciamo, quel tipo di funzione. Anzitutto ha un coperchio che nasconde una piastra, okay, molto pesante, molto solida, quindi un accessorio che sicuramente trasmette molto bene il calore, non si deforma con il tempo, molto resistente. Con la sua vaschettina raccoglie i grassi da posizionare in questa posizione. La presenza del coperchio, che secondo me è una cosa che sul fry top manca e che è un valore aggiunto considerevole. Pensate per cosa utilizzate il fry top, è sostanzialmente, in questo momento poi in particolare che vanno di moda, una superficie dove poter cuocere degli smash burger. Ecco, in questo caso, se volete aggiungere un po' di convezione, un po' di rifrazione alla cottura, potete abbassare il coperchio, cosa che in un fry top tradizionale non c'è. Ad esempio per far sciogliere il cheddar sull'hamburger, per capirci, o per completare la doratura o la cottura interna di alcuni tipi di alimenti. È dotato di fornelletto laterale. Il fornelletto laterale, come spesso accade sui dispositivi Outdoor Chef, ha tre posizioni molto fisiche, molto concettualmente facili da capire. Tre posizioni di distanza dalle fiamme, che quindi consentono di utilizzare il fornelletto laterale, che solitamente ha una potenza troppo abbondante, ecco, mettiamola così, sulla cucina outdoor, di poterla utilizzare anche per soboliture lente, quindi per riduzioni o cotture di quel genere, attraverso la semplice rotazione della ghiera di cottura in tre fori che consentono di distanziare, di mantenere distanziata la posizione della pentola rispetto al fuoco in questa maniera. Piccola chicca che comunque fa comodo: ci sono questi supporti magnetici rispettivamente posizionabili dove si vuole e destinati ad ospitare squeezer per la cottura con olio, condimenti, salse, eccetera, e il gancio dove poter ospitare momentaneamente pinze, spatole e compagnia. Li potete posizionare dove volete, qui. Io in questo caso ho fatto così. Voi potete metterlo dove volete. Manopole con piezo elettrico e illuminazione, in modo tale che vi potete ricordare anche visivamente di cosa avete azionato e di cosa rimane acceso. Comodo vano per ospitare le bombole. Qui in questo caso non abbiamo annodato i fili che andrebbero fascettati per tenerli insieme, insomma, perdonate, abbiamo fatto una roba veloce. Sistema di raccoglimento dei grassi caratterizzato dalla presenza di due vaschette raggiungibili facilmente dalla zona posteriore e separate quindi per le due zone di cottura. Molto comodi, molto pratici. Ma ciò che caratterizza davvero il C265 è il modo in cui viene scaldata la piastra. Come potete vedere, ricordo il peso di questa piastra, qui non trovate il classico bruciatore che è presente su altri fry top o su dispositivi che possono assomigliargli. Qui trovate delle blazing zone, cioè dei bruciatori di infrarossi, in sostanza quelli che vengono solitamente posti lateralmente come accessorio sui dispositivi più grandi. Ciascuna di queste raggiunge fino a 900 gradi, quindi una potenza decisamente importante, quindi la possibilità di utilizzarlo come fry top professionale anche se si vuole, e ciascuna di queste due postazioni ha la propria griglia, in modo tale che è possibile utilizzare il dispositivo non soltanto come fry top ma anche come griglia classica, anzi una signora griglia classica, perché ha una cottura alimentata appunto da blazing zone, quindi molto potente, molto aggressiva anche per cotture importanti. Pensate alle bistecche di spessore con la classica fiorentina. E la caratteristica divertente, particolare, è la possibilità, come esattamente la ghiera del bruciatore laterale, di poter posizionare la griglia in tre diverse situazioni: distante dalle fiamme, più vicino e rasente, in modo tale da avere, per lo stesso principio visto prima, la possibilità di alimentare la maillard nella maniera più consona al tipo di preparazione che state facendo.